e bentornati a Simat Tannintech Visioni. Abbiamo con noi Luciana Vivolo. Vivolo è un'azienda di Bologna che ha fatto un grandissimo investimento, una sede sostanzialmente nuova, quindi tra quelli che investono merita uno spazio sicuramente di rilievo. Luciana, com'è nata l'idea di investire in questa nuova sede? Ma allora, all'inizio è nato in primis per una necessità, nel senso che chiaramente l'azienda nel corso degli anni è sempre più cresciuta e quindi ci siamo ritrovati nel posto dove nacque più di 50 anni fa, con chiaramente l'esigenza di un maggior spazio e maggiori tecnologie e maggiori anche obiettivi e risultati da raggiungere. E per cui da lì appunto è nata l'idea dal nostro fondatore Luciano Vivolo di un'azienda il più green possibile, quindi diciamo che la lungimiranza a livello sostenibile è nata già parecchi anni fa e ci è voluto molto tempo perché chiaramente realizzarla è stato un percorso lungo e impegnativo, però appunto l'obiettivo era quello di creare un ambiente di lavoro e un'azienda dove tutti appunto fossero stimolati e invogliati a trascorrere praticamente la maggior parte delle proprie giornate, perché poi le ore lavorative sono quelle che compongono il più delle nostre ore da svegli, e per cui appunto abbiamo realizzato questa azienda, ripeto, 100% green, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati che dal punto di vista proprio delle risorse, quindi acqua, luce, e siamo continuamente appunto alla ricerca di traguardi in questo senso che attestino il nostro impegno e appunto la nostra proprio mission dal punto di vista della sostenibilità. Cosa chiedete ai vostri fornitori di tecnologie in particolare? Quali sono le vostre necessità? Allora, in primis, chiaramente ci deve essere tutto quello che è il rispetto, come dicevo, dell'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, piuttosto che appunto la riduzione degli scarti, e comunque c'è una forte attenzione su quelli che sono proprio i processi produttivi dei fornitori. Allo stesso modo, chiaramente ad oggi è fondamentale la, diciamo, tracciabilità dell'intera catena, per cui se non sono in primis loro a lavorare le merci, deve essere possibile tracciare dalla A alla Z tutto quello che è il percorso appunto anche del macchinario stesso o della tecnologia utilizzata. E è chiaro che in questo momento anche l'efficienza dal punto di vista tecnico del macchinario, della tecnologia utilizzata è fondamentale. Nel nostro caso sono del parere che diciamo, la componente della manodopera, del know-how e quindi proprio della manualità rivesta comunque un'importanza strategica, sì, perché nel nostro caso è proprio la componente umana che dà all'accessorio, che è realizzato già con un materiale naturale, quindi già la pelle ti avvicina proprio a quella che è la componente umana. In più la manualità, proprio le lavorazioni che si fanno manuali, che quindi fa l'operatore, e in questo caso purtroppo per la tecnologia, non la tecnologia, è proprio quella che poi alla fine dà il sapore e dà il gusto unico ai prodotti che noi realizziamo. Il lusso è in crisi in questo momento? È una definizione corretta? Ma oddio, diciamo che anche il lusso in questo momento, in questa fase diciamo di comunque sicuramente complessità, ha bisogno di in qualche modo fare uno switch, quindi a nostro avviso quello che stiamo riscontrando è proprio quello che neanche più nel lusso è sufficiente il prodotto in quanto tale, quindi bisogna dare al cliente, al consumatore finale, prima più diciamo, i brand di fascia medio-alta, adesso anche quelli di fascia alta, un qualcosa che vada al di là del prodotto stesso, perché è vero che hai un nome, però così come il tuo nome ci sono altri nomi, per cui è bene dare appunto al cliente un'esperienza in più. E quindi da lì poi quello che è in realtà la nostra mission da sempre, quella di andare al di là del prodotto. Infatti guarda caso poi anche il nostro payoff è beyond the product, oltre il prodotto.
Per cui sì, più che in crisi, diciamo che è un momento sicuramente di cambiamento. Poi, come tutti i momenti di cambiamento, è anche un momento di grandi opportunità, per cui probabilmente il lusso è più facilitato diciamo che ha un paniere di opportunità sicuramente più ampio a disposizione, bisogna saperle sfruttare. Ultima domanda, concludiamo con il sistema fieristico, linea pelle Simac Tanninte, che è un momento per voi immagino importante. Cosa vi offre questo momento e che evoluzioni vedete all'interno dell'offerta fieristica? Secondo me, diciamo che se l'ente fieristico forse in passato ha avuto un momento di calo, un po' il Covid, un po' tante cose, sicuramente è in ricrescita, questo è il mio punto di vista e anche dei numeri. E per me, sempre noi, è sempre un'occasione chiaramente per rimanere aggiornati per tutto ciò che è, nella fattispecie questo evento fieristico, il progresso della tecnologia e degli strumenti anche tecnologici che appunto ci sono sul mercato. Siamo in un momento, diciamo, storico in cui se non sei al passo con i tempi in questo senso non puoi essere competitivo, per cui chiaramente è fondamentale avere un'idea di tutto quello che è l'innovazione che in questo momento sta correndo abbastanza veloce. Grazie a Luciana Vivolo e ci rivediamo tra Grazie. poco con un nuovo ospite.